Salve a tutti, 11 marzo 2022. Luca Mercalli pubblica un post in cui espone i risultati ottenuti grazie al suo microfotovoltaico da balcone. Ci troviamo nel bel mezzo della crisi energetica causata dal conflitto tra Russia e Ucraina. La benzina e il gasolio sono alle stelle e tutti sono alla ricerca della soluzione magica per raggiungere l'indipendenza dal gas russo. È in questo contesto che il post di Luca Mercalli, noto meteorologo italiano che gode della mia massima stima, spopola e porta alla ribalta questa tecnologia esistente già da diverso tempo ma poco conosciuta. Nel giro di poche settimane, tantissimi siti online, vogliosi di ricevere click e introiti derivanti dalle pubblicità, creano contenuti mirabolanti su questa tecnologia sino al 30 marzo 2022, giorno in cui Striscia la Notizia realizza un servizio tutt'altro che preciso su questa tecnologia. Quest'oggi infatti voglio fare con voi un esperimento e provare a darvi tutte le informazioni corrette su questo particolare prodotto in contrapposizione a quella che dovrebbe essere una fonte di informazione affidabile. Non dico precisa al 100%, ma almeno affidabile. Quindi, che tu sia stato attirato dal post di Luca Mercalli, dagli articoli che hai letto su internet o dal servizio di Striscia la Notizia, all'interno di questo video ti spiegherò in maniera semplice quelli che sono i pro e i contro di questa particolare tecnologia del microfotovoltaico da condominio, da balcone, chiamatelo un po' come volete. E ti darò tutte le informazioni reali e concrete che ti permetteranno di fare una scelta consapevole e raggiungere la tua indipendenza. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Premessa fondamentale. All'interno di questo video analizzerò passo passo quello che è stato un servizio di Striscia la Notizia, a mio parere molto di parte, perché, come si legge spesso, molto probabilmente è uno di quei prodotti commerciali inseriti all'interno della trasmissione. Ovviamente non si vuole denigrare in alcun modo né il prodotto né la trasmissione stessa, ma mi sento chiamato in causa quando si parla di fotovoltaico, di microfotovoltaico da balcone e si danno informazioni poco precise. Quindi ho deciso di darti le informazioni parallelamente a quello che è il servizio di Striscia la Notizia, andando a dettagliare le varie risposte proprio sulla base di quello che è stato il servizio di Striscia. Analizzeremo quindi l'aspetto tecnico-burocratico e tutto ciò che riguarda i numeri e la convenienza economica per capire se ha senso o meno investire su questo prodotto. Striscia, a te la linea. Sono dei pannelli solari alla portata di tutti, messi appunto sui balconi, sulle pareti delle case, sui giardini. Non hanno bisogno di autorizzazione, perché se stai all'interno della potenza degli 800 watt non hai bisogno di fare quell'iter autorizzativo che normalmente si deve fare per gli impianti classici. Fermi. Prima di analizzare l'affermazione sulle autorizzazioni, partiamo rispondendo alla domanda più semplice. Cos'è e come funziona il mini fotovoltaico da balcone? Il mini fotovoltaico da balcone è composto da un singolo modulo fotovoltaico abbinato ad un microinverter direttamente a bordo del modulo stesso, in grado di convertire l'energia continua prodotta dal pannello in energia alternata. L'energia raggiunge quindi l'abitazione attraverso una semplice spina che viene inserita in una presa domestica. Quindi, quando c'è il sole, il pannello produce una piccola quota di energia che viene introdotta all'interno della rete domestica tramite una spina. Teniamo a mente questo aspetto perché è fondamentale per quel che riguarda la sicurezza del sistema e la relativa burocrazia. Ovviamente, essendo solo un modulo, è facilmente installabile, ma altrettanto, essendo solo un modulo, produce molto poco. Quindi, te lo dico già, non è la panacea di tutti i mali per quel che riguarda gli aumenti dell'energia elettrica sulle bollette. Proseguiamo. Se stai all'interno della potenza degli 800 watt non hai bisogno di fare quell'iter autorizzativo che normalmente si deve fare per gli impianti classici. Per chi vuole installare il mini fotovoltaico da balcone, servono autorizzazioni sì o no? Beh, con il nuovissimo decreto energia che deve essere convertito entro fine giugno, quindi informazione fondamentale per tutti coloro che guarderanno questo video da qua ai prossimi mesi, è vero, non serve alcun permesso comunale, ma come per tanti altri impianti bisogna rispettare le normative vigenti, prima fra tutte quelle condominiali. Spiegatemi un po', per anni ho dovuto impazzire per nascondere i motori dei climatizzatori se no rovinano la facciata e adesso vi fate andare bene tutto? No, sia chiaro, sono favorevole a questi prodotti, ma ragionate che nel vostro condominio potrebbe esserci un regolamento legato al decoro, oppure un vicino bastian contrari, quindi un rompipalle, che potrebbe lamentarsi del pannello. Quindi no, non è che lo prendi, lo compri, te lo piazzi sul balcone senza dir niente a nessuno, soprattutto se sei in condominio. Mentre per quel che riguarda i permessi comunali, adesso con l'edilizia libera non è più necessario, ma ovviamente bisogna valutare caso per caso. La comunicazione comunale è solo un aspetto. Altro aspetto da considerare è relativo alla comunicazione al gestore di rete. Spesso è distribuzione, cioè il proprietario delle reti, il proprietario del contatore di casa, perché devi comunicare la tua trasformazione da
cliente che consuma energia a produttore di energia. Sia chiaro, viste le potenze quasi irrisorie, difficilmente immetterai energia in rete, quindi non serve un contatore dedicato, ok? Quindi per questo impianto fotovoltaico qua non serve un contatore dedicato come per i più classici impianti, ma non può inserire energia elettrica sulla rete senza avvisare il proprietario delle reti stesse, proprio per un discorso di sicurezza e monitoraggio. Un pannello da solo non fa niente, ma se in un intero condominio ogni appartamento si dota di 1 o 2 pannelli, il peso dell'energia immessa da parte dell'impianto fotovoltaico inizia ad avere il suo peso. Riprendiamo. Questi tipi di pannelli fotovoltaici si chiamano plug and play. Basta collegarli tramite un inverter alla semplice presa di casa per renderli operativi. Ma non ho capito, come si collega a casa? Beh, no, non è così semplice. Anzi, ok, va di trapano, tasselli e staffe, benissimo. Ma con l'energia elettrica non si scherza e quindi qua ci ricolleghiamo al passo precedente, la burocrazia. Ipotizzando di aver avuto l'ok da parte dei condomini, dell'amministratore condominiale, di tutti i vari annessi e connessi, c'è un discorso di burocrazia legata alla parte elettrica. Seguimi bene, fino a 350 watt, quindi tendenzialmente un pannello, basta solo una dichiarazione al gestore e fin lì ci siamo. Da 350 agli 800 watt si entra in uno scaglione successivo e oltre alla comunicazione al gestore devi avere la dichiarazione di conformità che certifica l'impianto e lo schema elettrico. Documenti spesso già in dotazione all'impianto stesso, al pannello stesso. Basta collegarlo a una spina? Sì, ma occhio a quale spina utilizzi. Infatti deve essere su una linea protetta da un relativo magnetotermico. Passo indietro. La corrente elettrica, attraversando i cavi, genera delle dispersioni termiche per effetto Joule, quindi il cavo si surriscalda e lo puoi notare quando tu attacchi il phon per capelli a un adattatore che converte da spina tedesca a spina italiana, lo senti che dopo che hai utilizzato il phon, la suffietta elettrica è leggermente surriscaldato, proprio perché il passaggio dell'energia elettrica genera un lieve surriscaldamento. Questo discorso l'ho già affrontato nel video monofase contro trifase, link in descrizione qua nelle schede, ma di base devi sapere che a seconda della sezione del cavo può passare fino a X ampere di corrente, quindi più è grande il cavo, più passa corrente, più piccolo il cavo, meno passa corrente. Se passa quindi troppa corrente su un cavo troppo piccolo, c'è il rischio minimo di incendio, di surriscaldamento che va poi a bruciare la plastica e così via. Per questo ogni linea domestica solitamente è protetta da un magnetotermico che salta per proteggere la linea. Quindi devi collegare il tuo microfotovoltaico su una spina dedicata, di cui conosci la sezione ed i carichi. Questo proprio per evitare i rischi minimi, sottolineo, di danni. Quindi no, non su una linea con cavi troppo piccoli. E anche qua ti invito, fotovoltaico da balcone, ma la spina, i cavi che arrivano alla lampadina del balcone o alla spina esterna del balcone. Qual è la loro sezione? Sono adatti o non sono adatti? No, non si possono mettere in serie. Quindi non posso mettere più pannelli sulla stessa serie proprio perché c'è il rischio di surriscaldamento. Ovviamente no, non puoi mettere due impianti collegati, due pannelli collegati sulla stessa ciabatta. E no, non è totalmente libero, almeno non per chi fa impianti sopra i 350 watt. E ragionate sempre che fa cumulo, fa somma. Se io compro 3, 4, 5 pannelli, uno al mese, la potenza si somma, non posso metterne 5 su 5 balconi diversi. Assolutamente no. Si guarda la potenza complessiva dell'impianto di produzione di energia. Adesso però passiamo alla parte più bella, più cicciosa, costi e risparmi. Sono in commercio pannelli dai 250 a 400 watt, dai 300 euro in su. Se io volessi installarmi quindi la massima potenza, due pannelli da 400 watt, se aderisco all'opzione dello sconto in fattura del 50%, riesco a spendere soltanto 600 euro per due pannelli ottenendo la potenza di 800 watt. Quindi, quanto costa il mini fotovoltaico da balcone? 600 euro con lo sconto in fattura? Quindi 1200 euro in partenza per 800 watt per due pannelli. Circa 600 euro a pannello. Ci siamo? Prendiamolo quindi come riferimento, anche se ci sono pannelli più economici a seconda dell'efficienza del modulo. Ci sono anche pannelli meno economici. Quindi, spendi 600 euro, monti questo pannello sul tuo balcone domestico, sul tuo balcone del condominio. Quanto risparmi? In quanti anni te lo ripaghi? Ascoltiamo che cosa ci dicono da Striscia. Se io mi sono comprata due pannelli, ho speso quindi con lo sconto in fattura 600 euro, in 2 anni e mezzo, 3 si ammortizza l'impianto, si va a risparmiare tra il 30 e il 35% circa. Ai prezzi attuali dell'energia ho fatto una simulazione, 300 euro sulla bolletta, ovviamente in base a una corretta esposizione
e a una media di consumi domestici. Quanto si risparmia con il mini fotovoltaico da balcone? Aspetta, riascoltiamo. Se io mi sono comprata 2 pannelli, ho speso quindi con lo sconto in fattura 600 euro. 600 euro di spesa per 2 pannelli, ok, abbiamo visto che c'è lo sconto in fattura. In 2 anni e mezzo, 3 si ammortizza l'impianto. 3 anni di tempo di rientro? Dubito. Si va a risparmiare tra il 30 e il 35% circa. 30-35% di autoconsumo? Un po' esagerato? Ai prezzi attuali dell'energia ho fatto una simulazione, 300 euro. 300 euro di risparmio? Beh, andiamo piano queste cose. Come mio solito, voglio provare un attimino a verificare, a quantificare con della matematica se questi calcoli sono corretti oppure no, perché chi vende è il primo che deve dimostrare che i suoi calcoli sono corretti. Non è chi compra che deve fidarsi dei calcoli e delle stime, ok? Questo vale per tutto, cioè sulla pompa di calore fotovoltaico, batterie eccetera, è sempre chi vende che deve giustificare i suoi calcoli, non è chi acquista che deve fidarsi perché me l'ha detto lui e grazie al se lui ti vuole vendere la batteria, la pompa di calore fotovoltaico, ovviamente i suoi calcoli non saranno del tutto oggettivi, ricordiamocelo. Quindi proviamo a dare seguito ai suoi calcoli. 600 euro di spesa, 250, 300 euro di risparmio. Sì, siamo sui 3 anni. 600 diviso 250, 300, siamo sui 3 anni come tempo di rientro. Tutto quadra, secondo loro. Ma 30% di autoconsumo. Se risparmio 300 euro, ipotizzando 20 centesimi al kilowatt, a grandi linee, significa 1500 kWh. Se 1500 kWh sono l'energia elettrica risparmiata, sono l'energia elettrica prodotta dal microfotovoltaico e utilizzata in casa, significa che se questo è il 30%, il consumo totale di casa sarà intorno ai 5000 kWh. Diciamo che non tutti consumano così, sicuramente è difficile in condominio avere consumi così elevati. Ma domanda ancora più importante, produce davvero 1500 kWh questo microfotovoltaico oppure no? Rispondiamo quindi a questa stessa domanda. Quanto produce un mini fotovoltaico? Quanto risparmio davvero? Per far questo ovviamente dobbiamo fare qualche calcolo e per farlo voglio basarmi su un dato reale, la produzione del nostro impianto fotovoltaico che ha un'inclinazione di circa 30 gradi sull'orizzonte. Puoi trovare il video di installazione in descrizione e qua nelle schede e sempre in descrizione sia di questo video che dell'altro video trovi il link per poter monitorare anche tu l'impianto perché l'abbiamo reso open source, cioè tu puoi cliccare un link e puoi vedere giorno per giorno quanto produce il nostro impianto sulla sede Soluzioni Green a Cavour, provincia di Torino. Vediamo dall'app che come detto è aperta a tutti, quindi con il link puoi recuperarla, che abbiamo 13 moduli da 360 watt, modello Trienergia, made in Italy, scelta nostra per dare supporto alle aziende italiane. Lo scorso anno hanno prodotto circa 5750 kWh di energia elettrica, cioè, mal contato, circa 440 kWh all'anno per pannello. I pannelli che abbiamo montato sono da 360 watt, quindi paragonabili un pochettino a quelli descritti nel servizio di Striscia, ma hanno un'inclinazione migliore rispetto ai 60 gradi del balcone o ai 90 gradi del balcone. E se con delle condizioni migliori siamo a 440 kWh, con una semplice proporzione possiamo dire che l'impianto di 2 pannelli può produrre, se tutto va bene, circa 970 kWh. Quindi, per ciò che riguarda il nostro ufficio, abbiamo pannelli da 360 watt, inclinazione migliore rispetto a quella del fotovoltaico da balcone, abbiamo circa 440 kWh all'anno, ok? Realisticamente, considerando l'efficienza dell'inverter più scarsa, l'inclinazione peggiore, possiamo dare per 2 pannelli circa 900 kWh all'anno, considerando di avere pannelli che forse non sono da 360 watt, sono leggermente più potenti, ma producono leggermente meno. Quindi 900 kWh all'anno per i 2 pannelli da balcone ipotizzati contro i 1500 kWh che annunciava Striscia, quindi non è proprio la stessa cosa, cioè sono il 30% in meno, mica spicci. Quindi un singolo pannello da 400 watt produce mediamente, secondo le nostre stime ottimistiche, ricordiamolo, circa 450 kWh, passando da un minimo di circa 1 kWh al giorno d'inverno a 1,5 kWh al giorno d'estate per ogni singolo pannello. Prendendo buoni quindi questi 450 kWh di energia prodotta e considerando che l'autoconsumo sia al 100%, cioè tutto quello che produce il pannello viene utilizzato in casa, visto che tra frigorifero, elettrodomestici e cariche varie la produzione, quei 200-300 watt, viene totalmente assorbita, non ci resta che calcolare il risparmio generato dall'impianto. 20 centesimi al kilowattora per 450 kWh utilizzato al 100% del pannello sono 90 euro di risparmio all'anno. Se mettiamo 2 pannelli come nell'esempio di Striscia, l'autoconsumo non è detto che sia al 100%, ma possiamo ragionare intorno a un 80%, perché 2 pannelli, quindi 800 watt totali,
metti che vadano a produrre, ipotizzando 600 watt istantanei, non è detto che la casa consumi istantaneamente almeno 600 watt, perché i consumi basali di un'abitazione, tra un po' di frigorifero, gli elettrodomestici, i modem, eccetera, sono dai 300, 500, 600 watt. Se il frigorifero non ha nessuno spunto, è perché sta mantenendo, difficilmente una casa in appartamento, in condominio, consuma 500-600 watt. Per questo l'autoconsumo lo ragioniamo solo all'80%. Quindi 900 kWh prodotti dai due pannelli, autoconsumo all'80%, quindi sono 720 kWh di autoconsumo, 20 centesimi cada uno, sono circa 150 euro di risparmio all'anno. Quindi se il costo effettivo è stato di 600 euro, ci impieghiamo 4 anni come tempo di rientro, ma abbiamo fatto i calcoli molto ottimisti. Infatti abbiamo preso come riferimento il pannello che noi abbiamo sulla falda sud, che prende il sole dalla mattina alla sera. In condominio le facciate sono ben definite, quindi se io metto il pannello sulla facciata est, quando il sole gira dietro il condominio non prende più sole. Cioè non è che continua a prendere, perché la posa in condominio può essere molto più vincolata. Se io devo installare l'impianto fotovoltaico, il mini fotovoltaico sull'interno cortile per evitare di danneggiare l'estetica, non è detto che io sia perfettamente a sud. È molto difficile che io possa essere perfettamente a sud. Forse sono a est, forse sono a ovest, forse sono a nord. Ed è lì la criticità, perché noi abbiamo ragionato su un pannello che prende il sole dalla mattina alle sera. Ma davvero, se io ho una facciata a ovest, quando il sole gira, non produce più. Quindi se il pannello produce la metà, perché è posto sulla parete est o sulla parete ovest, e quindi non prende il sole tutto il giorno, la produzione si dimezza praticamente e quindi i tempi di rientro si raddoppiano. Non risparmio più 150 euro, ne risparmio forse 100. E quindi non ci impiego più solo 4 anni, forse ce ne impiego 6 anni, 8 anni e così via. Piccola parentesi, abbiamo detto che se ho due pannelli che producono circa 600 watt istantaneamente, l'autoconsumo non è al 100%, è all'80%, perché una quota viene comunque immessa in rete. Ed è lì che è fondamentale aver fatto la corretta comunicazione al gestore di rete, perché se hai già il contatore bidirezionale, l'energia immessa non verrà conteggiata come consumi. Ma se non hai ancora il contatore bidirezionale e non hai fatto nessuna comunicazione, occhio, perché l'energia immessa in rete può essere contabilizzata e ti può essere fatta pagare sotto forma di consumi. Cioè tu stai dando energia in rete, il contatore la conta come se tu l'avessi comprata. Quindi occhio, bisogna seguire anche la burocrazia. Vediamo quindi di trarre le conclusioni. Il mini fotovoltaico da balcone è un prodotto interessante che va bene in determinate condizioni. Quindi il fotovoltaico plug and play da balcone in condominio è perfetto. Il mini fotovoltaico da balcone è un prodotto interessante che va bene in determinate condizioni. Prima fra tutte è proprio il condominio, in cui si vuole avere un piccolo risparmio sulla bolletta qualora fosse difficile percorrere la strada del fotovoltaico tradizionale. Infatti ricordo che in condominio ogni singolo condomino può installare il proprio impianto sulla falda comune secondo i millesimi di spazio a disposizione. Oppure, cosa da preferire, qualora non ci siano le condizioni per fare ogni singolo condomino il proprio mini impianto, è preferibile valutare un impianto fotovoltaico comune all'intero edificio, sfruttando così le comunità energetiche o l'autoconsumo collettivo, nuove forme di incentivazione che vedremo di approfondire ovviamente nei prossimi video, e se non te lo vuoi perdere iscriviti al canale. Seconda considerazione, la burocrazia, come detto, non è nulla, ma è sicuramente più snella a seconda delle potenze in gioco. Infatti ricordiamo che da 0 a 350 watt abbiamo il micro fotovoltaico plug and play, e infatti per questi impianti da 0 a 350 watt bisogna comunicare al distributore di rete il proprio impianto, inviare la comunicazione unica per impianti di produzione di potenza sotto gli 800 watt, ci sono i moduli ovviamente sul portale del GSE, inviare copia del documento di identità per richiedere la connessione ed eventuale delega qualora ti appoggiassi a un tecnico per seguire quest'iter burocratico. Se invece siamo da 350 a 800 watt bisogna sempre comunicazione al distributore di rete, comunicazione unica, documenti, schema elettrico unifilare dell'impianto, dichiarazione di conformità dell'impianto, regolamento di esercizio in parallelo alla rete degli impianti ed eventuale delega della presentazione. Dai 350 agli 800 watt per i piccoli impianti fotovoltaici definiti dalla CEI 021 bisogna comunicare al gestore di rete e fine ci siamo. Comunicazione unica, documenti di identità, schema elettrico unifilare dell'impianto, dichiarazione di conformità dell'impianto e dei componenti utilizzati, regolamento di esercizio e eventuale delega. Quindi anche qua la burocrazia non è nulla. Considerazione per ciò che riguarda il lato economico. A livello economico può essere un buon investimento, ma ovviamente i calcoli che abbiamo fatto sono quasi ottimali. Gli ombreggiamenti
presenti soprattutto in condominio, interno cortile, perché in facciata la vedo assai improbabile che ti autorizzino a installare il tuo impianto da balcone. L'orientamento non perfetto della falda del balcone, perché il balcone è quello, l'orientamento è quello, possono ridurre in maniera importante i benefici economici del pannello, allungando da 4, 6, 8 anni i tempi di rientro. Tanti, pochi, dipende da te. Ovvio, sul mercato ci sono diversi pannelli ed è fondamentale, se si sceglie di investire su questa tecnologia, quindi fate le opportune valutazioni, scegliere pannelli con alta efficienza e con delle garanzie nel tempo importanti ed un'efficienza di conversione del microinverter migliore possibile. Quindi sì, in condominio può essere un'alternativa, no, per l'abitazione che non vuole i pannelli sul tetto, no, perché rapporto costo-beneficio non ha senso. In condominio, sul balcone, non essendoci alternative perché no, non voglio fare un impianto condominiale perché sono in un condominio da 12 appartamenti, 12 piani, quindi andare lavorare sul tetto, la sicurezza, linea vita, eccetera, sono deliri. Non si vuole fare un autoconsumo collettivo, eccetera, eccetera, può essere una soluzione. Il costo è irrisorio, nel senso sono 600, 700, 800, 1000 euro di investimento, non parliamo di cifre folli, però occhio sempre a quella che è l'aspettativa. Quindi spero di avervi dato un'infarinatura generale su questa tipologia di prodotto, su quella che è la burocrazia, importante, su quelli che sono i falsi miti di questa tecnologia qua, perché ovviamente, come abbiamo già detto, pubblicizzare è facile, pubblicizzare, niente burocrazia, risparmio tantissimo. Non è vero, ok? Mi sembrava doveroso mettere i puntini sulle i su alcuni aspetti, anche perché c'è il rischio davvero di farsi male, nel senso di sprecare soldi o di installare impianti non a norma, e quindi un video di questo tipo, anche se un po' in ritardo perché siamo ai primi di maggio ormai, quindi forse ho perso l'onda, però era doveroso da pubblicare sul canale perché come potete notare all'interno del canale stesso ci sono più di 400 video e sto cercando di creare contenuti che possano essere utili anche sul lungo termine. Se non ti vuoi perdere altri video come questo, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti se hai altri prodotti particolari di cui vorresti una mia recensione, un mio commento. Ovviamente se sei nuovo, in descrizione ti lascio il link al video corso gratuito dedicato al fotovoltaico, così da capire quanto si risparmia, come funziona, come sfruttarli al 100%, e niente, seguimi su Instagram e Facebook e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ne!